Bentornati, Devastati! Oggi parliamo di velocità. 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 Quindi, oggi parliamo di velocità e monowheel, questo argomento così controverso, soprattutto per l'opinione pubblica che quando ci vede sfrecciare con questi monoruota è innegabile, sembriamo un po' dei matti e ci vedono andare come dei matti e pensano: ma come fanno a stare in piedi su quella ruota lì? Tutti quelli che mi fermano me lo chiedono, mi dicono: ma come fai a stare in piedi? Deve essere difficilissimo. Anche tra i monoruotisti ci sono diverse scuole di pensiero. Quindi ci sono quelli a cui piace usare il monoruota principalmente come mezzo di trasporto urbano e quindi lo prendono per andare dal panettiere, dal macellaio, per andare a fare la passeggiata al parco la domenica, massimo velocità 20-25. Loro vanno piano. Poi ci sono quelli a cui piace andare un po' più veloce. Questa categoria qui, effettivamente il monoruota, oltre ad essere un mezzo di trasporto come lo è per me, è anche un mezzo per divertirsi la domenica e il sabato con il poco tempo libero che ci rimane da questa vita frenetica maledetta. Quindi ragazzi, ad alcune persone piace usarlo e non superare mai 20-25, ad altre persone piace usarlo e andare già a ficcarsi magari in percorsi un po' più difficili dove c'è da tribulare un pochino, ad altre persone piace andare in strade di montagna, strade rettilinee e andare veloce con il monoruota. Ma perché no ragazzi, ma perché no, dico io. D'altronde i nuovi monoruota di nuova generazione, parliamo 2020, sono decisamente performanti. Abbiamo visto il Veteran che sfiora gli 80 all'ora, abbiamo visto l'M Super Pro High Speed che sfiora anche gli 80 all'ora, ma diciamo che sfiora i 70 perché in sicurezza, io parlo di velocità di sicurezza, sfiora i 70, e comunque anche InMotion ha alzato un po' l'asticella da 40 che era il limite massimo dell'InMotion V10F, l'ha portato a 55 nel V11, quindi vedete perché la richiesta è quella ragazzi. Signori, da che mondo è mondo, alla gente piace correre, piace il brivido, piace l'adrenalina. Ok, non siamo tutti uguali, magari tu che mi stai guardando che non fai parte di questa categoria mi stai dicendo: ma che minchia dici? E quindi io adesso il mio parere non te lo dico, e se vuoi sapere come la penso stai attaccato qua fino al fine del video e magari alla fine te lo dico come la pensa al Devastato. Se non fai parte di questa scuola di pensiero, mi dispiace, ma non voglio neanche convincerti che dovrai correre in monoruota. Anzi, vorrei solo farti capire la nostra scuola di pensiero, di noi a cui piace correre. Mi piace comunque usare il monoruota in condizioni anche un po' più estreme, diciamo che non siano proprio solo la passeggiata della domenica. D'altronde ragazzi, non è che solo con il monoruota si corre, cioè adesso sembra che siamo solo noi matti. Cioè ragazzi, allora cosa abbiamo? Facciamo una bella lista di mezzi performanti. Allora cominciamo dalle automobili che sono acquistabili da chiunque, e anche un'automobile che fa i 320 all'ora è acquistabile da chiunque. Poi ci sono le motociclette, anche qui sfioriamo queste velocità, quindi 300-320 all'ora. Ma che dire delle barche? Anche le barche corrono, ragazzi. I treni, una continua corsa ad andare più veloce, a correre. Ma le città stesse, ragazzi, guardate quanto c'è da correre ogni giorno per riuscire a fare tutto quello che la nostra società ci richiede. Ma quindi, ragazzi, la vita è una corsa e quindi corriamo!
certo è che ci sono delle regole da rispettare. E come facciamo a rispettare queste regole che ci impongono, per esempio qua in Italia, di viaggiare solo in aree pedonali e senza superare i 6 km all'ora, quando magari stiamo guidando un veteran che fa gli 80? Forse c'è qualcosa che non va, forse questa legge è completamente da rivedere, ma io lo ripeterò all'infinito, speriamo che qualcuno mi senta lassù prima o poi. Ma ragazzi, io adesso vorrei tirarvi in ballo, io gentilmente vorrei chiedervi se mi potete scrivere nei commenti 3 cose. Secondo voi, nell'ipotesi che queste regole cambino, come vorreste che siano adattate ai monoruota? Vorreste che i monoruota percorrano strade ciclabili o strade normali? Dove li vogliamo relegare? Togliamo le pedonali perché non ha senso, quindi strade o ciclabili? Ditemi voi. Secondo voi è giusto che in queste regole sia compresa un'assicurazione? In effetti una capofamiglia per un'annualità non penso che costi più di 60-70 euro, ma non vorrei sparare tavanate, questo è il mio pensiero, ma andate a vedere meglio, informatevi. Terza domanda, le protezioni le vogliamo rendere obbligatorie o vogliamo lasciare come per i monopattini con tutte le conseguenze libero arbitrio al guidatore? Ditemelo voi nei commenti, mi raccomando. Like e non dimenticare di registrarti al canale adesso. Quindi adesso vi darò le mie idee, le mie impressioni e la mia opinione su questo argomento tanto controverso, la velocità in monowheel. Ma allora, secondo me correre in monowheel è divertente. Per persone in cerca di brividi, in cerca di adrenalina, sicuramente non ha né più e né meno la pericolosità di correre con una moto, di correre con un monopattino, di correre con una macchina, perché effettivamente sì, mi puoi dire finché vuoi che la macchina ha 4 ruote, per carità, ma la macchina fai 300 all'ora, ragazzi, 250. Io ho trovato questo video su internet, date un'occhiata, cioè questo qua su internet, le strade tedesche non hanno limiti, quindi fanno un po' quello che vogliono. Guardate un po' qua, una macchina che fa la gara con dei motociclisti che sfiorano velocità tra i 2,80 e 2,90, cioè, e va tutto bene, tutto legale. Noi invece poveri monoruotistici relegate su una area pedonale non ci fate andare più dei 6 all'ora. Questa cosa non ha molto senso, siete d'accordo con me? Quindi io dico velocità sì, ma regole diverse, quindi il monoruota va usato in strada al pari di una bici, al pari di un motorino, e con delle regole mi dite che il monoruota non potrò fare più di 30, più di 40, più di 50 a seconda della strada che sto percorrendo, ma mi pare che sia ovvio, ci mancherebbe, anzi, però i limiti di potenza non hanno alcun senso, perché cioè non ha senso. Allora non vendi più neanche la Ferrari e non vendi più le Audi, le Lamborghini e tutte quelle macchine lì, perché non mi devi vendere un veteran che fa gli 80 all'ora. Io tanto poi, se c'è il limite del 50, non supererò i 50, d'accordo? E se mi becchi andare ai 60 mi fai la multa, ma non ha senso che io non posso neanche tirarlo fuori da casa. Oltretutto il sottoscritto devastato, in qualità di devastato, in qualità di promotore del mezzo monowheel, se dovessi rispettare tutte le regole alla lettera, come faccio a proporvi, a presentarvi e a farvi vedere tutti i vari mezzi che continuano ad arrivare sul mercato e che ci attirano tanto, che ci piacciono tanto? Perché sì, posso anche prendere un Gotway, andare sull'area pedonale e non superare i 6 all'ora e non so cosa secondo me vi fareste 2 balle così e mi guardereste un video e poi direste belli questi monoruota, però vanno fortissimo che è inutile. Invece se fossero legali in strada capite che sarebbe un altro discorso. Quindi per oggi vi ho detto tante cose, penso che siamo giunti alla fine del video, penso che ho sete. Quindi per oggi che vi ho detto un sacco di cose, vi saluto, lasciate un like, registratevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!